Ciao a tutti e bentornati sul canale. Sono Andrea e sono qui perché voglio farvi risparmiare soldi. Oggi andiamo a creare il logo per il mio canale in un modo molto economico. Cerchiamo di crearlo utilizzando non un grafico perché non ho soldi e secondo me sarebbe ancora il metodo migliore, ma sfruttando quella che cos'è l'intelligenza artificiale. Ma prima, che cos'è un logo? Andiamolo a vedere. A questo punto forse la cosa più importante da fare è chiederci: ma che cos'è il logo per un'azienda? Ok, vediamolo subito. Il logo a tutti gli effetti è un'immagine di qualsiasi forma, di qualsiasi formato, che ha un ruolo fondamentale nella comunicazione dell'azienda. Andiamo a vedere quali sono i 4 aspetti fondamentali di un logo, che un logo deve avere. Riconoscimento. Un logo ben progettato è immediatamente riconoscibile e aiuta le persone a identificare l'azienda al primo sguardo. È come il volto dell'azienda e deve creare familiarità con i clienti. Qual è il secondo aspetto? La differenziazione. Un logo distintivo aiuta a differenziare l'azienda dalla concorrenza attraverso il design unico e l'uso di colori particolari, forme, tipografia, tipi di caratteri e quant'altro. Un logo può trasmettere l'individualità, la specificità e il carattere di un'azienda. Il terzo punto è la memorabilità. Un logo memorabile, cioè che si ricorda facilmente, lascia un'impressione duratura, quasi perenne, nella mente delle persone. Quando un logo è ben progettato e rappresenta in modo efficace l'azienda, può rimanere nella memoria delle persone e quindi favorire il ricordo che queste persone hanno di quell'azienda. Ultimo, ma non ultimo, è la comunicazione. Il logo infatti deve comunicare i valori e la personalità dell'azienda. Un logo può comunicare in modo molto sottile ma davvero potente i valori e la missione e la personalità di un'azienda. Devono essere fatte scelte di design come il colore, lo stile, ma il logo può veramente trasmettere delle emozioni e creare un'associazione positiva con l'azienda. Questi sono quelli che, nella mia piccola ignoranza, ritengo essere i 4 aspetti fondamentali che un logo deve avere. A questo punto, secondo me, viene da sé che sarebbe opportuno rivolgersi a un professionista, a un grafico esperto di settore che ha fatto degli studi specifici e particolareggiati per riuscire a associare a dei tratti distintivi di design i valori e la mission della nostra azienda, in questo caso del nostro canale YouTube, anzi del mio. Però mancano i soldi e quindi che cosa facciamo? Ci buttiamo su questo nuovo mondo dell'intelligenza artificiale. Andiamo. Ragazzi, prima di continuare vi chiedo umilmente di spolliciare a più non posso, commentare se il video vi sta piacendo o anche se non vi sta piacendo, che forse potrebbe essere ancora più comodo per me perché posso aggiustare e ritoccare tutto quello che non va bene. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A questo punto abbiamo detto proseguiamo con il nostro video e andiamo a creare il nostro logo utilizzando l'intelligenza artificiale. A questo punto, ma che vuol dire utilizzare l'intelligenza artificiale? Che cosa ho fatto? E lo vedremo. Io ho una sottoscrizione a un sito di AI, intelligenza artificiale in americano, artificial intelligence, generativa, cioè che è in grado di generare dei contenuti, delle immagini, che si chiama Midjourney, ed è con questo che voglio farvi vedere come ho approcciato alla realizzazione di un logo. Fra l'altro ne ho fatti 2, perché prima di fare questo video ho fatto delle prove, ne è uscito uno che non mi dispiace e nella registrazione di questo video ne andiamo a realizzare un altro. Li metteremo a confronto e chiederò a voi di aiutarmi a scegliere qual è quello più bello. Andiamo. Ho già fatto alcune prove, per questo vedete tutti questi trattini qui in modo da non far vedere, spoilerare niente di quello che ho fatto prima. Allora, diciamo che mi sto accorgendo che non si vede all'interno della registrazione del video la
Ecco qua, in modo tale che così si possa vedere il prompt che faccio, perché è di fondamentale importanza. Quello che ho capito fondamentalmente in una prova precedente che ho fatto e che metteremo a confronto con quello che tireremo fuori ora è che molto difficilmente riusciremo a produrre un logo esattamente come lo vogliamo, nel senso tale che Midjourney in particolare, che è l'intelligenza artificiale con la quale ci andiamo a misurare in questo momento, produce delle immagini che possono essere davvero davvero molto belle. A questo punto devo dire la verità, io sono piuttosto indeciso. Vediamo, vi faccio vedere il vecchio logo, quello che attualmente è in produzione, tra virgolette, è quel logo del canale. Il logo non è altro che appunto questa scritta con la sottointestazione, una mia foto che in realtà avevo messo anche qui, che voleva essere una cosa abbastanza standard su tutti i miei social, però adesso fondamentalmente si è un po' persa, e in riflesso c'era alle spalle quella che è un'altra mia grande passione, che sono le montagne, e l'otturatore della macchina fotografica, la macchina da ripresa, per dare un contesto a quello che fosse il canale. Diciamo che questo logo non mi piace più, vorrei qualcosa di un pochino più fresco. Ho interrotto un attimino la demo perché mi sono reso conto che stava andando un pochino per le lunghe, quindi vi faccio vedere il primo prompt con l'idea di massima, che cioè è quella di creare un logo che trasmetta quello che vorrebbe essere il mio canale. Il mio canale che cosa vorrebbe essere in realtà? Un canale a sfondo tecnologico, perché è una mia grande passione, che vi possa dare delle informazioni e delle dritte in modo un po' simpatico, un po' divertente. Quindi che cosa voglio fare? Voglio creare un logo che comunichi questi due aspetti del canale, e cioè che sia tecnologico, per cui voglio mettere un qualcosa che richiami la macchina fotografica, che è uno degli aspetti tecnologici, però non vorrei fosse troppo spinto questo aspetto, quindi mi sembra un buon compromesso. E poi una figura animata, un personaggio di un cartone animato, in modo tale che possa essere abbastanza divertente. Per cui, appunto, come vi dicevo, andiamo a riprendere la demo, vediamo il primo prompt, dopodiché il primo prompt sarebbe l'inserimento delle informazioni da fornire a Midjourney, l'intelligenza artificiale. Dopodiché andiamo un pochino velocemente fino a quelli che sono i punti salienti e a come abbiamo costruito il logo finale. Se doveste essere interessati a questa parte, a un approfondimento, fatemelo sapere nei commenti che ve lo posto tutto. Torniamo nel canale. Direi di cambiare assolutamente rotta. Mi piacerebbe creare un piccolo personaggio per il mio logo che almeno lontanamente possa somigliarmi, quindi proviamo in questa maniera. Lo vorrei anche piuttosto semplice, proviamo a dirgli create logo a circular logo, in modo tale che sia tondo. Lego boy in the middle, piccolo ragazzo al centro, anche se io vorrei che sia un ragazzo, però magari se faccio un uomo non mi somiglia peggio. With a little boy in the middle, mettiamo questo tra virgole, anzi mettiamo a little boy wearing a cap, gli diciamo che il ragazzo deve sorridere, smile happy boy wearing a cap in the middle. Ma proviamo a non renderlo troppo complicato, e a questo punto gli diciamo che vogliamo lo sfondo bianco, white
ground, versione 5.2, S500, lasciamolo, vediamo. Questo è quello che ha prodotto e devo dire che forse quello che mi piace di più è il primo. Ho qualche perplessità, tra l'altro forse voi questo video lo vedrete tutto velocizzato perché se no mi rendo conto che tutti questi tentativi saranno tediosi. Questo è quello che mi coinvolge di più, mi stuzzica di più, però manca del tutto la fotocamera. A questo punto si potrebbe pensare di immergerlo, tralasciare la fotocamera e di inglobarlo all'interno dell'obiettivo di una telecamera, quindi a quel punto la fotocamera in mano a lui sarebbe assolutamente non necessaria, quindi questo lo ingrandisco e lo salvo. Ok, a questo punto voglio provare a fare un'altra cosa, partendo dal presupposto che non voglio più la telecamera perché sfrutto l'obiettivo. Gli chiedo di creare l'obiettivo. Questo è l'altro tentativo di farmi creare l'obiettivo, ma non mi piace nemmeno questo, quindi andiamo a utilizzare quello che già ho, che è assolutamente questo. Vi faccio vedere, saliamo sopra piano piano in modo da non spoilerare niente di quello che avevo già fatto. Questo qua, andiamo a prendere questo e lo portiamo all'interno del nostro programma. A questo punto abbiamo due componenti per il nostro logo. Che cosa facciamo? Ce ne andiamo su Canva. Allora, questi erano altri tentativi che ho fatto in passato, anzi guarda, partiamo da questo qua così mi dite pure magari che cosa ne pensate. Questo era un tentativo, mi sono pixelizzato ed è venuto fuori questo, però non mi fa impazzire. Questo invece era un altro tentativo che non so, non mi dispiace ma non mi fa assolutamente impazzire, questo è migliorato ancora. Aggiungiamo qua la pagina, andiamo a caricare quello che vogliamo, upload file, e a questo punto prendiamo la mascotte, ok, questo è l'obiettivo e lo mettiamo qui e ingrandiamo. Ok, mettiamo qua al centro e a questo punto carichiamo un altro. Questo ok. Allora questo non va bene perché evidentemente c'ha lo sfondo. Io, siccome non ho la versione a pagamento di Canva, questa cosa qui non va assolutamente bene. Allora vi faccio vedere che trucchetto io utilizzo. Mi vado ad aprire l'applicazione Note per mettermela sul telefono, me lo porto sul telefono e a questo punto, sfruttando le enormi possibilità che voi in questo momento non vedete ma chiunque è possesso di un iPhone conosce, mi vado a scontornare questa fantastica immagine con il mio iPhone. Sapete che faccio? Faccio una bella registrazione pure dell'iPhone. Allora facciamo così con i potenti mezzi. Questo è tempo. Nel giro di un battibaleno me la sono ritrovata scontornata all'interno dell'applicazione Note. Me la porto, vediamo se riesco a portarla direttamente su Canva. Assolutamente sì. A questo punto facciamo una bella cosa, ingrandiamo ancora un po' questa.
anche se mi sa che ok, allora aspetta un momento, nel frattempo questa la cancello, voglio togliere completamente questo sfondo. Per farlo vado a crearmi un bel cerchio e lo faccio bianco. Ok, con questo piccolo trucchetto abbiamo eliminato lo sfondo. A questo punto mi riporto la mia mascotte qui, che rimpiccolerei un pochettino e proverei a mettere qui al centro. Forse l'ho rimpiccolita troppo, non mi piace che si veda questo, e quindi la ingrandisco e la rischiaffiamo al centro. Perfetto, a questo punto vado a scriverci qualcosa in particolare, vogliamo così, e scriviamo Andrea Curti, lo mettiamo in bianco. Ok, a questo punto lo prendiamo e lo spostiamo qua sopra. Io questo qui lo vorrei arcuare, quindi devo ricordarmi come si fa. Così, effetti, curva, è un pochino troppo curvo, ma ci abbiamo qua sotto il raggio di curvatura. Allora questo sarebbe quasi perfetto, 40, mettiamo 39, direi che possa essere perfetto. Eccoci qua, più o meno ce l'andiamo a scaricare. Solo l'ultima pagina. Non lo guardo. A questo punto direi che siamo pronti per il confronto finale. Il logo realizzato con Canva era molto carino, ma c'era qualche piccolo dettaglio che non mi convinceva, in particolare le scritte che erano un po' non troppo precise, per cui che cosa ho fatto? Ho preso Photoshop e ho cercato di fare un piccolo tuning e il risultato è questo. E questo è il logo che andremo ad utilizzare adesso nel confronto. Dai! Quindi ragazzi, vi prego, aiutatemi. Quale logo scegliete? Questo? Meglio così? O questo? Fatemelo sapere nei commenti. Dai!